Buongiorno a tutti cari amici e ben ritrovati nel nostro canale YouTube. Oggi parliamo della livella elettronica del camper, quella smart. Vi ho fatto vedere in un video poco tempo fa, questa qua, per capirci. Oggi la installiamo a bordo camper. È una livella smart, quindi si collega al telefono o io nel mio caso lo collegherò all'autoradio Toto, in modo che io lì ho tutti i miei supporti. Ho l'app che controlla la batteria, ho l'app della Victron che controlla il pannello solare e così via dicendo, telecamere, e ci aggiungo anche questo dispositivo, lo Smart RV. L'azienda che lo produce è la Sparkly. Ragazzi, fatemi spendere due parole per lo sponsor, se lo merita. È grazie a lui che abbiamo potuto realizzare questo video, portare a conoscenza di tutti noi del canale YouTube di questo articolo che è la livella smart per il camper. In Italia non esiste, l'unica che la importerà in Italia per adesso, prima che tutti gli altri si butteranno su a farlo, è un sito commerciale che si chiama Banggood. Poi vi metterò tutti i link in bio e in descrizione dappertutto. Banggood è una piattaforma commerciale come ce ne sono tante altre, Temu, AliExpress. Anche lei vuole entrare nel mercato italiano, vuole entrare nel turismo itinerante, quindi ha pensato anche a noi con dei prodotti che per adesso non si trovano, o comunque non sono le solite cose diverse, smart e più belline. Questo è veramente bello, a me piace tanto. Oggi la installiamo, vi faccio vedere l'installazione. L'installazione, cosa vi devo dire? L'installazione è molto difficile. Ragazzi, l'installazione è difficile. Perché difficile? Cioè, l'installazione è una cavolata. Ci vuole una livella, perché noi bisogna che lo smart lo mettiamo bene in bolla, e la bellezza, ragazzi, di due viti autofiltranti che non sono necessari, perché loro ti forniscono anche il biadesivo, quello professionale, se uno non vuole fare fuori. Io preferisco fissarla per bene. E poi ci vuole, eccolo qua, un cacciavite a stella per stringere le due viti. Questo è tutto quello che serve per installare, non serve altro. Lo Smart RV è alimentato a batterie non ricaricabili. Loro ti forniscono già comprese, ci sono le batterie, ma entriamo nel dettaglio. Dentro la scatola cosa c'è? La scatola, troverete un manuale di istruzioni e non c'è l'italiano, ve lo dico, però è semplice, veramente semplice. Ci sono le figure che vi fanno capire bene come. Lo Smart RV, eccolo qui signori. Queste sono le due staffettine dove metteremo le viti. Se uno non vuole mettere le viti non c'è problema, loro ti forniscono il biadesivo, quello professionale. Oh, attenzione, vi danno anche già le viti da installare e vi forniscono anche le batterie, come vi dicevo, non ricaricabili. Andiamo a montare le batterie intanto. Per montare le batterie c'è una vite da cavare, una vitina piccolissima, fatelo sul tavolo questa operazione, perché sennò. Batteria numero 1, batteria numero 2, si richiude, ci rimettiamo sta vitina che è veramente una cosa minuscola. Abbiamo messo le batterie, qui c'è il pulsante di accensione per accenderlo e spegnerlo. Come vi dicevo, viene fornito il biadesivo e anche le viti da installare. Io quasi monterei per adesso il biadesivo, poi vediamo se non ci sta, però lo devo mettere in una posizione in alto, se poi mi cade per terra lo spacco. Niente, mettiamo le viti, la vite tiene, il resto quando ci sono qui caldissimi dentro il camper, bella vite, bella, fatta bene. Andiamo a montarlo. Allora, la mia intenzione è installarlo qui.
così. Questa è la mia intenzione. Questo qui può essere installato in qualsiasi lato del camper, o davanti o dietro o nei due lati. Poi in fase di programmazione nell'app, che poi ci guardiamo assieme, dobbiamo dirgli in che lato del camper l'abbiamo installato e in quale angolazione. È speciale. Prima cosa mettiamo una vite, una sola, dopo vi spiego perché. Allora ci mettiamo una vite sola, lo mettiamo un po' in linea con questo. Ok, diciamo qui e ci mettiamo una vite sola per adesso. Facciamo un po' pressione. Vedete, per fortuna o per sfortuna i camper di oggi, i nuovi, hanno questo legno che è talmente buono che non hai bisogno di forare, cioè si fora da solo. Ok, vediamo. Perfetto, raga. Adesso proviamo con la livella, vediamo che sia in bolla. Non so se riuscite a vederlo, Allora, stringiamo un po' la vite in modo che così una volta che l'ho regolato non si sposta più. Ok, questa così è in bolla perfetta. Allora, installazione finita. Come vi dicevo, l'installazione è una cosa ultra semplice. Io l'ho preferito mettere lì per adesso, anche per tenerlo d'occhio, perché c'è l'interruttore per accendere e spegnerlo, quindi io quando non uso il camper magari per dei giorni non consumo batterie, lo spengo. Poi c'è il cambio delle pile, perché sennò lo potrei metterlo anche in un vano tecnico in fondo che non si vede, va bene anche quello, però preferisco fare così, insomma, ce l'ho sott'occhio così, e poi è anche bello da vedere, così nero. RV Smart, cioè questa è tecnologia. Come avete visto, l'installazione dell'RV Smart è veramente facile. Due viti, o se uno non vuole forare ci mette il biadesivo che ti forniscono già loro, quel tipo un po' professionale, un po' fatto meglio. Adesso rimane che installare l'app. L'app la possiamo installare in tutti i dispositivi Android o iOS. Io lo installo sulla mia Atoto X10, perché qui ci ho installato anche l'app per il Victron per vedere i pannelli solari, l'app per le batterie al litio, insomma ho un po' tutto sotto controllo dal di qua. E così non appesantisco neanche il cellulare di tutte queste mega app che ce n'è a iosa. Procediamo. Iniziamo l'installazione dell'app. Allora, andiamo a installare l'app. Andiamo su Play Store. Su Play Store facciamo cerca. Quando lo trovo. Cerca. L'app si chiama X-Sparkle. X-Sparkle. Eccola qua. Eccola, è proprio lei. Installa. Oh, quest'autoradio, ragazzi. Io non so, parecchi di voi mi hanno scritto che hanno provato un autoradio non di questo modello, un modello inferiore, e si sono trovati malissimo. Ma io ci credo, non è che non ci credo. Può succedere, io sono andato bene. Non è qui un po' come i dottori, sai. Io vado da un dottore, lui è bravissimo, mi ha salvato la vita. Ci va un altro, no, lui è un cane, ma ha sbagliato l'intervento. Ci sta che ognuno abbia il proprio parere, le proprie esperienze. Io personalmente non posso parlare male per adesso, ma sono sempre pronto. Apri.
X-Sparkle. Ecco qua. Qui mi chiede come ti vuoi collegare al tuo dispositivo col Bluetooth. Consentire sì mentre usi l'app. Consentire è consenti. Continua. Poi facciamo più. Qua c'è il più. Questi sono tutti i prodotti X-Sparkle. Noi mettiamo Smart RV Leveling Navigator. Ok, ti sta dicendo metti le pile. No. Vediamo se lo trova. Pronti. Ecco qui che l'ha trovato. ADD. Aggiungi. ADD. Semplice, dai, non è una cosa. Ok. Vuoi cambiargli nome? No, ma lasciali quel nome lì, non mi interessa. Allora, prima cosa lui ti chiede che tipo di veicolo hai. Si vede bene, spero. Noi abbiamo il classe B. Scusate, noi abbiamo il classe C. Qui potete scegliere se avete un van, se avete una roulotte, se avete una macchina, quei pick up col camper sopra, se avete un pullman. Noi abbiamo il classe, cioè diciamo io ho un semi integrale, è un classe C. Avanti. Poi ti chiede le misure del veicolo. Lui ti propone già delle misure standard, tipo la larghezza mi mette 244 cm. Io, se non mi ricordo male, il nostro camper è 230, quindi la correggo. Ok, 230, non 305, 230. Poi controllerò meglio. E poi mi chiede la lunghezza, vuole il passo tra le ruote. Qui c'è 1,457 m. Scusate, guardo nel libretto un attimo, ho un dubbio. Ok, allora ho guardato nel libretto, 235 cm. Sì, la larghezza e 400 cm l'interasse. Quindi l'ho impostato. Next. Poi ecco qui cosa vuol sapere? Vuol sapere dove l'abbiamo installato. Nel mio caso è right. L'ho installato nella parete di destra guardando il senso di marcia. Se lo avessi installato dietro o davanti o dall'altra parte, qui è il momento che bisogna dire. Poi ti chiede la finezza della scusate, qui ti chiede la precisione. Che precisione vuoi? Di 0,25 cm, cioè 2 cm e mezzo, 0,5 cm, 1 centimetro, cioè ti dice la precisione. Nel nostro caso i centimetri, ragazzi, dai, mi sembra troppo. Io metto la più grande, 1,5 cm. Cioè dobbiamo livellare un camper, non è che una navicella della NASA. Next. Qua ti dice se il tuo RV non è in bolla, mettilo in bolla. Questo abbiamo fatto. ACC. Set level. Adesso lui sta settando la livella nella posizione che è adesso. Praticamente io adesso ho il camper che è in bolla, non lo Smart RV, anche lo Smart RV, ma anche il camper è in bolla. Quindi lui mi ha chiesto: vuoi che io prendo la posizione del camper come adesso, come livello 0, cioè in piano? Sì. E gli ho fatto fare il set, così lui ha settato che questo è il piano. Andiamo avanti. Congratulazioni, grazie. Eccolo qua. Giustamente, avendogli detto che siamo in piano, no, guarda lì, guarda. Ci dice che dobbiamo alzarci dalla parte di qua di 6 cm. Il camper è al muso in avanti di 67 cm. La miseria. Cioè front, il davanti è più alto di 67 cm.
Cioè, ragazzi, 67 cm è tanto, c'è qualcosa che non va. 67 cm è tanto. Rifacciamo il set. Ok, ho dovuto rifare il set level. Aveva perso, io gli avevo messo 400 cm di interasse, lui era ritornato a quello di default, quindi o non l'ho messo bene io, non avevo salvato, non mi ricordo, l'ho rifatto, adesso è tutto perfetto. Ho controllato con la livella laser il camper è in bolla e anche qui giustamente dice che è in bolla. L'installazione abbiamo finita, vediamo l'icona, usciamo dal programma. Dove me l'ha messa? Me l'ha messa qua. No, io qua non la voglio. La voglio qui. Allora, qui possiamo rinunciare. Rinunciamo a CarPlay, perché tanto ce l'ho anche qui CarPlay. Quindi questo lo spostiamo di qua. E la mia bella livella nuova la mettiamo. Allora, dicevo, la mia bella livella la mettiamo qua. Perfetto. Tac, vediamo. Questi sono permessi che sono... ok. Non ho dato i permessi a due cose, va bene? Mentre usi l'app e anche questa mentre usi l'app. Sei contento? Vediamo se sei contento, Che mi piace che quando faccio partire l'app deve partire, no? Che devo stare lì a fare mille cose inutili. Ok, non si può fare che va direttamente, basta? Non è connesso. Connettiti allora, cosa aspetti? Importante, qua mi dice anche il livello della batteria, Vedete? Ti dice che le batterie a bordo dello Smart RV sono cariche, sono nuove, Eccolo qua. No, non vogliamo rifare la programmazione, no, grazie. Allora, diciamo che l'app è un po' ballerina, È un po' ballerina, però va, non possiamo dire che non va. Vediamo se c'è una maniera di farlo partire subito, cioè non voglio... Anche il linguaggio? C'è solo inglese, ok. Help. Distance, niente. Puoi cambiare lo sfondo. Garage sarà in merito questo. Ok. Niente. Noi qui possiamo installare anche tutte le altre app di Smart, perché c'ha anche tutti questi dispositivi qua. Noi abbiamo lo Smart RV, si può mettere i battery sense, che ho letto che praticamente fa un controllo delle batterie, tipo un BMS, scusate. Poi c'è il P-Box, ti fa un controllo sui consumi del camper, e il PTS01 in questo momento non mi ricordo, non vi voglio dire puttanate. Ok, niente, quindi si preme qua. No, qua non va bene. No, si preme qua. Già qui mi dice che è livellato. Vedete, già qui mi dice leveled, vuol dire livellato. Sta calmo, vuol dire sta calmo, è buono. Qui mi propone tutte le volte questa cosa qui che non è bellissimo. Comunque vabbè, basta fare freccia indietro e ritorni al tuo camper. Vediamo se... guarda, sto smuovendo io col sedere. Ragazzi, la precisione c'è. Bene. Spegniamo. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto, per questo video è tutto. Smart RV della Sparkle lo trovate solo sulla piattaforma Banggood. Banggood vuole entrare nel mercato italiano e vuole soprattutto entrare nel mercato del turismo itinerante come noi camperisti, e ha messo dei prodotti finalmente, devo dire,
dei prodotti nuovi, non i soliti cunei, la tanichetta dell'acqua, cose nuove, fresche, cavoli. E non si può sempre la solita roba. Grazie per avermi seguito anche in questa avventura. Grazie, vi lascio tutti i link in descrizione e una cosa importantissima, iscrivetevi al mio canale YouTube per queste e anche per altre cose che posso dirvi nel tempo. Fatemi questa cortesia, a voi non costa nulla, per me è molto importante. Grazie e buoni chilometri a tutti.